In questo preciso istante vi trovate all'inizio dell'atteso evento. Tre persone, un libro, voce della memoria, una città, Venezia. Ragazzi, sta per cominciare. Lo sentite il fremito che agita la laguna e i canali che ribollono? Siete pronti a spogliarvi di tutto ciò che siete e diventare qualcos'altro? Vi dico che io non vedo l'ora di prendere un po' le distanze da me stessa e di ignorarmi per un po'. Quindi da oggi tirerò fuori dall'armadio un'altra pelle e leverò la maschera impolverata che porto di solito. Facciamo una prova. Sì, facciamo una prova. Chi vuole fare lo stesso si tolga dalla naftalina e segua la corrente. Il consiglio di oggi è: svelate il mistero. Siete sulle frequenze di una radio sotto mentite spoglie dove non interessa chi siete. Venezia è un monumentale palcoscenico adatto a qualsiasi rappresentazione umana. Ovunque troverete anche dei truccatori che vi golceranno per le feste. Mi dicono che in mezz'ora si diventa cinesi, in un'ora marziani, e poi basta aprire bocca per ritornare italiani e farsi riconoscere come sempre. Giorno per giorno vi segnaleremo i più importanti. Avete tutto quello che serve? Parlo di un costume e dello stile per portarlo, della voglia di gettarsi nella mischia e di affogare i vostri problemi nei bagni di folla che farete. Ciao. Ciao. Sono Catherine Taylor. Ho prenotato una stanza da Australia. Sì, benissimo, stavamo aspettando. Com'è l'atmosfera quest'anno? Bentornato, sfuggente avvocato. Io mi ricordo di te. E tu di me? Sopra le mie labbra c'è un piccolo neo. Leggi il mio ventaglio la sera del galà.
Non è la mia prima volta a Venezia, ma ho proprio scelto per caso. Non era una cosa, non conoscevo nessuno qua, ma sono sempre stata interessata a Venezia, perché è una città strana. La prima volta che sono stato a Venezia mi ero appena laureato. Io non potevo immaginare. Luci, palazzi, uomini che si riflettevano nell'ondeggiare fluido dell'acqua. Tra le stoffe di rinomanza universale fatte a Venezia vi erano in particolare lo scarlatto e il chermesino. I segreti delle tinture erano così gelosamente conservati al punto che nei giorni della composizione delle misture, che avveniva in corti pubbliche, venivano fatte circolare voci sulla presenza di un fantasma, di un assassino con un cappellaccio, di un gigante con un lanternino e così via. Mentre i tintori erano al lavoro durante la notte, qualche apprendista veniva così travestito e mandato a terrorizzare i malcapitati che per caso o per spiare si fossero trovati nelle vicinanze. Scarlatto da allora entrò nell'accezione comune anche per significare un timore senza fondamento. Questo è il Caffè Florian di Venezia. Non è un caffè come tutti gli altri,
ma è un luogo molto molto speciale. Nel Settecento la cultura si radunava qui e proprio qui, a lato mio, Antonio Canova pranzava tutti i giorni. Una decina d'anni fa io ho fatto un grande intervento in questo luogo. Ho appeso al soffitto 500 bicchieri di vetro rovesciati, di bicchieri antichi veneziani, dai quali virtualmente scendevano delle gocce d'acqua. Perché delle gocce d'acqua? Perché alla fine di ogni conversazione in un bar restano sempre sul tavolo, in fondo al bicchiere, una goccia d'acqua o due che sono la memoria di un incontro. Queste gocce poi cadevano in vasi di zinco, nei quali c'era dentro un televisore, e creavano una specie di piccola pioggia magica che scendeva. La gente da fuori non vedeva altro che vetro e d'acqua, per cui metaforicamente vedeva Venezia. piano, perché il consiglio di oggi è ossigeno per la mente. Gli antichi progenitori veneziani non esitarono ad abbattere foreste e spostare monti e piegare fiumi in un'orgia frenetica e incessante. Ingegnosamente, e nemmeno Gutenberg avrebbe saputo fare di meglio, questo libro bicipite, bifronte, palindromo e bustrofedico si legge da una parte e dall'altra. Sono qui in Italia perché mi piace viaggiare, sono in cerca di nuove cose. Ero un po' annoiata. Io lavoro in ufficio, non è così eccitante, diciamo. Folla. Di solito odio la folla. Qui mi sembra stupenda. Se mi guardi intorno, quella strana sensazione che si prova ogni tanto davanti a un momento perfetto. Sospensione, groppo alla gola e un senso di eternità che appena ci pensi finisce di colpo. Ma cos'è in fondo il senso vero del disegno?
modificare ed invertire l'ordine lapidario e statico delle cose. Questo è disegno. Alterare lo schema razionale e prospettico della nostra percezione. Questo è disegno. Correre su terreni sconosciuti usando strategie non ancora omologate. Questo è disegno. Entrare ed uscire senza sosta dai confini delle logiche precostituite. Questo è disegno. L'acqua si alza e sembra dilatare la città promettendo nuovi profili. Questo sì che è movimento. Acqua alta, cielo basso, che vogliono toccarsi. Nel frattempo si è levato un vento che getterà scompiglio tra le vostre parrucche. Tra i benefici di questo vento freddo segnaliamo lo svolazzare dei mantelli e l'effetto rassodante per i décolleté delle dame in circolazione. Sarà meglio stare attenti alla polvere dei secoli, che finisce negli occhi e rischia di trasformarci tutti in piagnucolosi Pierrot. Chi se può chorar, só sabe o que sofrer se o canto se acabar. L'acqua si alza, ragazzi. Ormai siamo quasi a pelo. Sarà il peso? Siamo troppi in questa città galleggiante? Il consiglio è: fatevi leggeri, anche perché si sa, la leggerezza a volte può essere tutto, specie in questo periodo. Il gioco è una cosa seria.
Organizzare un carnevale è una cosa continuativa. Adesso sono le 8:05. Non c'è un attimo di pausa. Finito un carnevale si comincia già a pensare a quello dopo. Sono in ordine alfabetico, quindi è facile trovare il... Ma adesso è tutto giù, dopo... Tutti quelli che non sono in ordine alfabetico si mettono sotto. Dalla opzione per il palazzo, per mantenerlo per l'anno dopo, all'idea di che cosa mettere nella prossima festa. L'idea del costume nasce da qualsiasi idea, suggerimento o emozione che può derivare dalla visita a un museo, da una lettura di un libro o dalla visione di un film o di un balletto o di una rappresentazione teatrale. Mi emoziona l'insieme e poi ci metto qualcosa di mio per calarlo nelle mie caratteristiche. Fare un resoconto completo delle feste veneziane significherebbe riproporre la storia della Serenissima, in quanto ognuna di esse traeva origine da qualche grande evento della sua esistenza. In effetti erano così numerose che commemoravano praticamente ogni avvenimento degno di nota dei suoi annali. Questa mia grande opera si chiama Mare Verticale ed è stata costruita per la Biennale di Venezia l'anno scorso. Come potete vedere è una specie di barca che invece di andare come tutte le barche del mondo in acqua va diritta verso il cielo. Questa è una scultura in acciaio che convive, credo, perfettamente con i campanili di Venezia e con la logica di una città assurda e improbabile come Venezia. Spero sarà una buona giornata per tutti voi, anime mascherate. Vi devo ringraziare perché sono molti i messaggi che ci state mandando. Vogliamo le vostre sensazioni. Quali sono le vostre aspettative legate a questa città? I vostri desideri, i vostri ricordi, i vostri sogni, le vostre paure? Io di Venezia avevo visto qualche foto, ma mi era sembrato un parco giochi. Avevo 22 anni. Sono arrivato verso sera. Nei miei occhi una città galleggiante, che da sempre è immobile e da sempre scorre, vibra e cambia. In quel momento ho capito che sarei stato meglio, somigliando di più al mio riflesso liquido e cangiante.
Le veneziane facevano un uso smodato di ori e gemme, alle quali si attribuivano virtù magiche come lo scacciare i veleni o fare gli uomini vittoriosi. Le pietre facevano acquistar la grazia dei signori, fanno che gli uomini siano amati, li fanno divenire saggi o invisibili, accrescono i tesori, domano gli incendi, calmano le tempeste, guariscono le infermità. Le patrizie apparivano tra un barbaglio di perle, diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, agate, ametiste, berilli, topazi. Un cronista d'epoca scrisse di aver veduto raccolte in una stanza 25 damigelle che indossavano tanto oro, pietre preziose e perle che i presenti calcolarono in un valore complessivo di 100.000 ducati. Grazie. Grazie a lei. Prego. Il ventaglio fu per secoli complice della galanteria femminile. Tenere il ventaglio semiaperto sulle labbra voleva poter dire baciami, avvicinarlo al cuore, far capire alla persona amata l'interesse che si provava per lei. Il tenerlo aperto o chiuso, l'appoggiarlo a una guancia piuttosto che all'altra, poteva esprimere amore, repulsione, interesse. Cara Emily, ho potuto leggere solo oggi la tua email. Sto bene, grazie. È da poco che sono qui, ma il lavoro e l'Australia mi sembrano già distanti. Ho una strana sensazione di vertigine in questi giorni. Non riesco a capire se è l'emozione di essere in vacanza o il fatto di essere su una città piantata sull'acqua. È come essere su una nave gigantesca, la più grande che si possa immaginare. È come un'incredibile scenografia e io ci sto camminando dentro. Ecco, direi che sono frastornata. È così che mi sento. Il carnevale è una follia comune che unisce veramente tutti, quelli venuti qui per vedere le maschere e quelle in maschera, disposti a farsi riprendere da click selvaggi, tutti finalmente vicini e diversi. Abbiamo bisogno proprio di questo per ricaricarci. E perché qui è così facile perdere le nostre rigide identità? In fondo, qui si tratta solo di improvvisazione. Ti ricordi il nostro maestro Barry e le sue lezioni al corso di teatro? Era già troppo vecchio per insegnare e noi troppo giovani per capire quello di cui avevamo bisogno. Il viso è uno specchio di quello che siamo, ma se quello che siamo è un peso, qual è la medicina? Una maschera è la nostra unica salvezza? A chi vogliamo veramente assomigliare quando ci mascheriamo?
Chi si vuole davvero essere e perché? A presto, Emily. Con affetto, Catherine. Oddio, scusami tanto. No, scusa. Ti ho fatto male. No. Stavo leggendo. Anch'io. Credo che questo sia tuo. Ah, sì? Sì, perché sul mio c'è una dedica. Ah, posso leggerla? Sì, perché no? E ti ricordi di lei? Sì, cioè no. Beh, io sono Robert. Catherine. Ciao, Catherine. Ciao. Questo è tuo? Grazie. Questo è mio. Ecco maestro il suo vino. Grazie Stefano. Ti piace il vino rosso? Sì, moltissimo. Specialmente. Ti stavo dicendo, abbiamo già una seconda cosa in comune. Il libro. Il libro? Anch'io la penso come te. Eh sì? Tanti amici, però soli. Eh, Anche bene. sì, meglio così. E tu vai a queste grandi feste dove c'è un sacco Grandi, di gente. piccole. È festa anche questa. Sì, ma quello in quel grande palazzo sul canale grande con la Ti piacerebbe vista andarci? Sì, per dire la verità, sono abbastanza curiosa. Beh, vestita da 700? Io? Mai, dai. Dai, come ti immagineresti? Non lo so, In rosso o in nero? più rosso, più colorata. Più colorato. Sì, che lavoro fai? Sono un avvocato. Dai, serioso? Troppo. Forse per quello hai questo vizio di cannibale. Forse. Talmente noiosa la vita tutti i giorni che arrivi al carnevale e voglia di fare un po' pazzia. Un avvocato, davvero? Ma ti piace essere un avvocato? Devo essere sincero? Sì, Sincero, sincero? sincero. No, Dai, e perché continui a farlo? non lo so. Forse perché qualcuno ha deciso per me, forse perché bisogna lavorare. Qualcosa bisogna fare, non può essere carnevale sempre. Mi piacerebbe forse essere sempre nel Settecento, sempre al carnevale, sempre avere l'opportunità di scontrarmi con qualcuno. Sai che parli molto bene l'italiano? No, guarda, non è vero. Non è vero. Sì. Inventi le parole sempre. Quando non conosco una parola, invento. Beh, allora continuiamo a bere. Sì. Così Ok. sentiamo queste nuove parole. Ok, Alle nuove parole. va bene. Dai, inventane una. Ecco la prima cronaca tratta da una lettera che Alvise Zen, medico della peste, aveva scritto a Monsieur d'Audreville dopo quel terribile 1630. La peste straziava i corpi che erano ricoperti da pustole e mandavano un odore fetido. I ricchi morivano come i poveri.
Volete sapere quanti veneziani se ne andarono al Padre Eterno? 80.000, pensate, in 17 mesi. 12.000 nel novembre del 1630. In un solo giorno, il 9, furono 595. Non c'era più chi seppelliva i cadaveri. Per i canali transitavano barche da cui partiva il grido «Chi ga morti in casa, li butta Soso in barca». Per le strade cresceva l'erba. Nessuno passava. Ma non importa. Ma chi è? Grazie.
Più che il mio studio, questo è il mio rifugio, un luogo lontano dai clamori della città. Ci troviamo alla Giudecca, che è un'isola di Venezia, per cui io lavoro in un'isola nell'isola. Disegnare a Venezia è veramente diverso dal disegnare a New York, Londra o Berlino. Per esempio, quando io sono su questo tavolo, la luce e i riflessi dell'acqua entrano dentro al mio disegno e ne modificano veramente la struttura. Per cui ecco, disegnare a Venezia diventa sempre una grande avventura. Stop. Sono Catherine Taylor. Ecco, se vuoi specchiarti. Ok. Qui mi pare che stia bene. Ciao Robert, come stai? No, sono alla Fenice per vedere un spettacolo. Come è andata ieri? Molto bene, grazie. Ho passato un pomeriggio molto divertente con amici. Eravamo tutti in costume, abbiamo bevuto della cioccolata. E tu che hai fatto? Ho avuto un incontro strano ieri sera. Strano? Ecco, poi usiamo anche da mettere sopra l'Andrien. Sai da dove deriva l'Andrien? No. Deriva dal nome di Andreina, che era una comica che recitava alla corte del Re Sole nel 1700, e lei è rimasta incinta e continuava a crescere. Quindi lei si è inventata questo abito che lei poteva via via allargare e allacciare davanti, e tutte le dame lo copiavano. Un galà. E ci andrai? Non lo so ancora. Devo andare perché sto per iniziare il spettacolo. Ma che facciamo? Riusciamo a vederci? Ma ti richiamo più tardi? Va bene? Ok, ciao. Bene, buona festa. Grazie Nicolao.
passeremo di là, torneremo di qua e faremo vedere quanto grosso è il nostro pesce. Ladies and gentlemen, we close the big fish of tonight. Come and see the most French fish and bigger fish. Ognuno di voi, vedendo se stesso, si chiede: cosa vedono i miei occhi? Qualcuno che riconosco? Sono davvero io? Quale sono io veramente? I miei 1000 colori io li conosco, da anni vibrano col passare del tempo. Come in uno specchio vivo in voi, ma non esisto. Il passato racchiuso tra queste pagine ritorna a me perché è di tutti. Io lo custodisco per altri che vorranno sapere. Ora siete liberi di tornare alle vostre vite. Da secoli conservo memorie, osservando la vita umana nel suo bizzarro fluire del tempo. Io sono Master of Carnival e abito qui, dove c'è sempre un poco di vento, a tutte le ore di ogni stagione, un soffio almeno, un respiro. Qui da tanti anni sto, io ci vivo, e giorno dopo giorno scrivo il mio nome sul vento.